Baia di San Francisco. Manca solo una regata ed è finita. Il team New Zealand sta battendo per 8-1 i detentori statunitensi di Oracle. Infatti, la prima che arriva a 9 si aggiudica la 34esima edizione della America's Cup. Ma la data che ha reso possibile arrivare a questo punto è il 22 agosto 1851, quando i club nautici inglesi Royal Yacht Squadron e americano New York Yacht Club si contesero la coppa chiamata delle 100 Guinee, che fu il costo del trofeo stesso, in un percorso attorno all'isola di Wight, dove gli statunitensi dominarono arrivando con 8 minuti di anticipo rispetto ai britannici. Quella schuna, che è un tipo di veliero, si chiamava America e da quel giorno diede il nome al più antico e famoso trofeo velistico di sempre. I club si facevano avanti sfidando direttamente i detentori, ma dal 1983 gli aspiranti iniziarono ad essere di più, dunque si istituì la Louis Vuitton Cup, cioè un torneo che avrebbe sancito lo sfidante ufficiale dei detentori della America's Cup. Proprio quell'anno il team Australia 2 tolse agli americani la coppa, dopo la bellezza di 132 anni, la più lunga serie vincente della storia. Ormai tutto il mondo poteva ambire al titolo, la tecnologia evolveva ed era alla portata di tutti. Curiosamente, gli unici europei che sono mai riusciti a vincerla, sia da sfidanti che da detentori, sono gli svizzeri di Alinghi. Sì, i famosi navigatori svizzeri. Ma torniamo al 2013. Come detto, New Zealand sta vincendo 8-1 su Oracle. In queste regate i neozelandesi hanno dominato e ulteriori 2 regate vinte da Oracle sono state annullate a causa di irregolarità trovate sullo scafo. New Zealand ha 7 match point. Manca il primo, il secondo, il terzo e il quarto in un giorno. Sembra incredibile, ma Oracle, con una pistola puntata alla tempia senza margine d'errore, porta la sfida in parità. Durante questa grande rimonta, lo skipper di Oracle, James Pithill, si presentava alle conferenze stampa prima di ogni gara parlando di modifiche allo scafo e migliorie. Non era vero, era solo un modo per mettere pressione psicologica agli avversari e sembra che abbia funzionato molto bene. Ma l'impresa non sarebbe stata tale senza l'ultima vittoria. New Zealand rimaneva fortissima e avrebbe potuto ancora cancellare lo sforzo degli americani. La tensione era indescrivibile. Entrambe effettuarono una partenza perfetta. Ma alla prima boa, Oracle si pianta in acqua e New Zealand prende vantaggio. L'epica vittoria sembra sfumata sul nascere, ma Oracle sono 2 settimane di fila che non molla. Non può farlo di certo in quel giorno. È veloce, vola sull'acqua, si mette in coda e alla seconda boa è già alla pari. Le traiettorie sono migliori, il vantaggio aumenta e quando la linea del traguardo è a vista, gli avversari sono ormai troppo lontani per preoccupare. La più grande rimonta della storia dello sport è compiuta. La coppa rimane in America e ci rimane nella maniera più incredibile di tutte. Una vittoria così può spiegare il perché, quasi 170 anni fa, la più importante delle gare per vela è stata denominata America's Cup. Linko qui sotto un altro mini documentario che parla di questa storia. Si chiama No Second Place. E chiudo dicendo che negli anni è stata messa in discussione questa rimonta per correzioni tecniche allo scafo di Oracle, ma ancora nulla è stato provato e comunque la tecnologia in questo sport è fondamentale per renderlo stupefacente oltre che romantico. E poi non siamo qui a mettere in dubbio questa storia, ma solo a raccontarla.